Buondì e benvenuti nella mia terra, la Florida Marca Trevigiana. Marca Trevigiana è il modo fighetto con cui chiamiamo la provincia di Treviso. E oggi voglio parlarvi del suo abitante più antico, quello più importante, colui che muove tutta questa baracca. No, non sto parlando di Zaia, sto parlando del fiume di risorgiva più grande d'Europa, il Sile. A prima vista sembra un fiume come tutti gli altri, ma soprattutto, cavolo, è un fiume di risorgiva? Beh, lo vedremo bene più avanti, ma in sintesi è il motivo per cui queste acque sono così calme, tranquille, senza grandi cambiamenti di portata. E quindi è il motivo per cui ci siamo avvicinati a questo fiume e abbiamo creato con lui un legame strettissimo nel corso dei secoli. Inoltre, le risorgive danno origine a un ecosistema così particolare da essere stato trasformato in un parco regionale. Uno pensa che un parco non sia un prato con degli alberi, invece questo è tutto un intero fiume. Preparatevi perché in questo viaggio voglio mostrarvi il Sile, dalle sorgenti fino alla foce in laguna. Voglio farvi vedere perché questo fiume sia così interessante. E come sapete ormai a me piace partire dall'inizio e in questo caso cominceremo dall'ultima era glaciale, quindi mettetevi il cappotto. Ci troviamo in Veneto, poco sopra Venezia, nella zona trevigiana. È qui che vi presento il Sile, 90 km di fiume di risorgiva che attraversa Treviso e sfocia nella laguna veneta. Ma cavolo è un fiume di risorgiva? Tutto cominciò circa 10.000 anni fa col finire dell'ultima era glaciale. I ghiacci si sciolgono e generano fiumi potenti che erodono le rocce dei monti portandole verso il mare. Le rocce più pesanti chiaramente si fermano prima, creando vicino ai monti dei terreni di ciottoli grossi. Via via che ci si avvicina al mare i detriti sono sempre più fini. Significa che nell'alta pianura vicino ai monti il terreno coi ciottoli grossi è più permeabile, mentre nella bassa pianura è più impermeabile e questo cosa comporta? Che parte delle acque dei grossi fiumi vicini che sorgono nei monti, ad esempio il Brenta e il Piave, si infilano sotto al terreno permeabile, scorrendo sotterranee fino a quando non incontrano lo strato impermeabile che le costringe a riemergere e boom! Ecco la zona delle risorgive. L'acqua emerge in tanti laghetti fino a scorrere in superficie e diventare dei fiumi. Le sorgenti quindi sono sparse e quelle del Sile si trovano principalmente in questo boschetto tra Casacorba e Torreselle. Ecco, sto cercando le sorgenti del Sile, non è semplicissimo, voglio farvi vedere come sono fatte. Si vede proprio l'acqua che esce dalla terra. Questa sembra essere una rarissima trota marmorata di sorgente. Ne valsa la pena venire fin qui, anche se sono abbastanza sicuro di essermi perso. Dove sono le sorgenti? Perché do ancora retta a Google Map? Quando in lontananza... Uno spruzzo, eccole! Non pensavo fossero così potenti, ah no, forse mi sono allontanato troppo. In realtà è molto più semplice di quel che pensavo. Si entra da nord, nel comune di Vedelago, che in caso abbiate dei dubbi c'è scritto proprio nell'insegna. Altri piccoli indizi mi dicono che sono nel posto giusto. Si prende un sentiero che ti riporta nel bosco. Si trovano dei campi chiusi, un antico modo di coltivare tra gli alberi e distese di fiori rosa. Entrato nel bosco bastano pochi passi in passerella per arrivare alla meta, il Fontanasso de Acoa Longa, ossia il fontanile della Coda Lunga, la coda del fiume, ritenuto l'inizio ufficiale del Sile. Ecco l'acqua che esce fuori dalla terra. Quest'acqua si è staccata principalmente dal Piave, si è fatta chilometri sottoterra e qui ha trovato uno strato argilloso che l'ha costretta ad andare in superficie. È l'origine del fiume di risorgiva più grande d'Europa, anche se le dimensioni non sono tutto, La caratteristica forse più affascinante è l'ambiente qui attorno. Siccome queste acque escono direttamente dalla pianura, la temperatura è costantemente bassa e questo comporta diverse cose. Intanto nessuna zanzara a pelo d'acqua, che va bene parco naturale ma non ci allarghiamo, eppure i microrganismi sono molto inibiti dal poco ossigeno e dal freddo, quindi questa zona è una specie di frigo naturale. Siccome viene rallentata la decomposizione di piante e animali, i materiali organici creano un tipo di terreno più morbidino e nero chiamato torba. Sto calpestando i cadaveri freschi degli animali e delle piante morte. La torba è molto fertile, appena si espone ad abbastanza calore e ossigeno fa germogliare cespugli e piante. E nei posti all'ombra allora, lì non cresce niente, Simba, è troppo umido e freddo. Guardate quanto è morbido il terreno. Questo habitat si chiama torbiera ed essendo caratterizzato dal clima freddo solitamente si trova in Nord Europa o in montagna, non è molto comune trovarlo in queste zone. Le risorgive sono tipo un'ambasciata delle montagne. Ecco, adesso se qualcuno dovesse chiedervi mamma, papà, da dove nascono i fiumi di risorgiva? Ora sapete cosa rispondere. Fagiana di Sorgente.
Il Sile comincia a scorrere ed è poco più di un fosso, è un fossile. Prosegue per 3 km accumulando acqua fino ad arrivare nei pressi della frazione di Badoere, al ponte dei 3 confini tra Istrana, Morgano e Piombino Dese. Ora ha l'aspetto di un fiume adolescente, si può definire l'inizio ufficiale del fiume vero e proprio, e quindi tac, non si è perso tempo e si sono costruiti i primi mulini, ora dismessi. Ha anche raggiunto la portata minima per essere percorso col kayak, quindi andiamo a vedere dal suo punto di vista come ha trasformato l'ambiente circostante. Già qui è pieno di cigni che soffiano col becco perché vogliono ucciderci. State calmi, vogliamo solo passare. Babbei. Lamponi di fiume. Questa parte alta del fiume è quella più naturale, non si possono usare barche a motore. Col kayak non rompiamo a nessuno, eccetto ai cigni, ma loro sono dei brontoloni. Si trovano tanti uccelli da queste parti, aironi, poiane, gabbiani che sghittano. Piccolino di gallinella d'acqua o di folaga. Poverino! Come vi avevo promesso, la corrente continua e la temperatura bassa impedisce il proliferare di zanzare. Al massimo c'è qualche ragnetto. E poi ci sono un sacco di libellule e damigelle blu elettrico che si occupano di mangiare le zanzare rimaste. Mangiatele tutte, mangiate i loro figli. Ponte Basso. Questo è il cormorano pigmeo o marangone, è molto interessante perché a differenza degli altri uccelli, per via della ghiandola sebacea atrofizzata ha le penne poco impermeabili, quindi ogni volta che si bagna è costretto ad asciugarsi le ali per volare. All'orizzonte si staglia il paese di Morgano. Da Morgano l'ideale per proseguire è la bici, percorrendo la pista Treviso-Ostiglia. La Treviso-Ostiglia era una ferrovia militare finita nel 1941, giusto in tempo per essere bombardata nel 1944. Ora è stata trasformata in una pista ciclabile, ma molte cose rimandano all'ex ferrovia. Qui c'era il Casello 104, una casa cantoniera in cui viveva un custode che alzava e abbassava la sbarra del passaggio a livello. Ci sono ancora le staccionate in cemento con la data incisa. Ora è stato ristrutturato e il Casello 104 è diventato un'osteria con cibo tipico. Invece di treni qui passano bici, invece dei binari ci sono i formaggi. E siccome mi aspetta un lungo viaggio ho bisogno di energie e mi mangio qualche cicchettino in compagnia di un cane felice, bigo in salsa, un po' di spiedo misto, era la giornata dello spiedo, e un tiramisù perché siamo comunque vicini a Treviso. Ma basta mangiare per ora e qui fuori, invece di aspettare il treno che passi, anche perché campa a cavallo, mi prendo una bella bici così che possa proseguire in direzione Treviso. Una bici per favore! Prossima fermata, Oasi di Cervara. Io mi metto il casco perché mi devo buttare sui binari. Voi non fatelo a casa, a meno che i binari non siano stati trasformati in una pista ciclabile. Hasta la vista, baby! La Treviso-Ostiglia è recentemente stata premiata tra i migliori percorsi cicloturistici d'Italia. Bella dritta, rilassante, piena di verde. Gatto della Treviso-Ostiglia. Arrivo in pochi minuti alla mia prima meta, il posto migliore per ritrovare il Sile, l'Oasi di Cervara. Questo subito davanti non è il Sile, ma un suo canaletto artificiale creato per far funzionare il mulino di Cervara. Il fatto che si possano già costruire dei canali artificiali, le rogge o in dialetto roste, significa che il Sile è diventato abbastanza potente. Pensate che questo mulino è stato costruito 4 anni dopo la morte di Dante Alighieri, nel 1325. Faceva parte del cosiddetto granaio di Venezia, è in queste zone che si produceva la farina per la Serenissima, perché tanto fighi che sono la città sull'acqua, però se non tira corrente te mangi le piere. Leone di San Marco, qua fuori un affresco che ce lo ricorda. Se questa data è corretta, appena 5 anni dopo dall'affresco la Serenissima finì. Dipinto sprecato. Ma vediamo che animali ci sono. Intanto c'è un allevamento di bellissime cicogne. Le cicogne nidificavano in Italia fin dall'epoca romana, poi scomparvero nel XVII secolo per tornare di recente a fine Novecento. Cicogne illuminate. Qua sono di casa i germani reali, il Sile ne è pieno. Buongiorno. E un altro uccello che si vede ovunque è la folaga. I cuccioletti qui fanno molto casino. Siamo a inizio estate e quindi è facile vedere tanti piccolini. Questo è l'equiseto, una delle piante più antiche del mondo, esisteva già ai tempi dei dinosauri. Si vede che è vecchia e coperta di ragnatele, farfalla che non ce l'ha fatta. Sebbene lo stia riprendendo da vicino, quest'albero è lontano nero, tra i pochi che possono crescere nelle torbiere molto umide. Guardate come stanno le sue radici, non gliene frega niente se c'è tanta acqua. Questo è il salice bianco, autoctono, da non confondere col salice piangente, che sebbene sia molto bello è stato importato qui, per questo piange, gli manca casa sua. E dopo tante
Rogge e Canaletti, ecco che rivedo il Sile original. Guardate quanto è cresciuto, solo ieri era una bolla che usciva dal fango. Quelle lì sono folaghe, ve l'avevo già detto, ecco abituatevi perché sono ovunque. Ecco un nido di gallinella d'acqua. Vi faccio vedere da vicino la gallinella d'acqua, qui è anche con i piccolini. È il piatto preferito di Carlo. Una rara moretta, non è facile vederla perché sono delle cagasotto, hanno degli occhi giallissimi, folaghe. Le canne erano l'incubo dei veneziani perché nascono dove l'acqua si è un po' ritirata e loro nell'acqua devono guidare. Questa è una bella tartaruga terrestre, non c'entra niente col Sile, però è simpatica e le ho dato da mangiare. Purtroppo non è facile vedere la tartaruga nostrana perché le cugine americane la stanno minacciando e... Eccola qui! In esclusiva solo nel mio video la tartaruga acquatica del Sile. Mi è andata di lusso perché è molto difficile da trovare, l'unica è inimitabile. Guardate com'è autoctona, tra un po' tira fuori le carte da briscola. Proseguendo sempre dritto per la Treviso Stiglia si arriva in centro a Treviso, non potete sbagliare, è sempre dritto. Io devio al quinto miglio da Treviso, per gli amici a Quinto di Treviso, per seguire il Sile che si espande in diversi laghetti. Eccomi al primo grande lago. Sì, da noi ogni angolo è buono per far sagra. Ho ripreso l'entrata anche dal kayak. L'apertura del Sile dà la possibilità di convogliare meglio le sue acque per dare vita a molte attività. Ho sentito il verso di un cormorano piume grigie. Eccolo! È un Cormoranus rayani. Come dicevo, in queste zone il fiume permette l'origine di tante attività, si può percorrere una stradina che lo costeggia, ci sono un sacco di allevamenti di trote e pesci e man mano che si prosegue si entra nella zona dei mulini. Questo perché si tratta di una strettoia tra un laghetto e l'altro e quindi raga si va giù di mulini perché quando ci ricapita zio di avere un'acqua così forte bella lì. Questa è la zona del mulino Rachello. Posto molto carino, pacifico e romantico. Il mulino mi sa che non funziona da un po' ed è diventato la casa, indovinate di chi, esatto, delle folaghe. Continuo la via dei mulini che mi porta su una passerella in mezzo al verde, tanto verde. Aiuto, sono in Jumanji, per poi farmi uscire davanti al municipio di Quinto di Treviso. Trovo anche il sindaco di Quinto con la giunta comunale, buongiorno e buon lavoro. Trovata la moretta tabaccata, l'ho fregata quella fifona, ora è dentro il documentario. Altri mulini in lontananza e poi proseguo per un piccolo tratto di strada fino al Ponte del Leone. Si chiama così perché, come potete vedere, è un ponte e c'è un leone di San Marco. Questo ponte collegava l'aeroporto all'altra sponda del fiume, Cormoranus Wizz-Air. Siamo quasi arrivati a Treviso, possiamo accostare il Sile per l'ultimo tratto nel percorso di Riviera Sant'Angelo. Siamo attaccati all'aeroporto eppure è un posto tranquillissimo, immerso nella natura, rilassante e soprattutto pieno di folaghe. Con quello che costano i voli c'è chi preferisce andare in canoa. Si arriva ovviamente alla chiesa di Sant'Angelo. Gatto di quasi arrivati a Treviso. Ed eccoci finalmente alle porte del centro storico di Treviso. Abbiamo seguito il Sile fino a qui e ora lo ritroviamo entrare in città. Il Sile tocca Treviso nella parte bassa. No, così sembra una molestia. Entra a sud, ecco così va meglio. Ormai è un fiume bello grosso e potente, con tanta esperienza. Ponte di San Martino, su cui passa una delle vie principali, Corso del Popolo, che porta fino a Piazza dei Signori. Vicino al ponte l'acqua viene deviata per alimentare una centrale idroelettrica che ormai ha più di 100 anni. La cascatina potente ormai fa parte del panorama della città. Dal Medioevo Treviso è il paese più importante della zona e fa la sua fortuna sfruttando questa autostrada acquatica per commerciare con Venezia. Unito al compare minore, il Botteniga, sempre di risorgiva, viene usato anche per circondare le mura della città. Quel ramo del fiume Botteniga, che da nord lo vedete entrare qui, prende il nome di Cagnan e taglia Treviso in due. Si divide in Cagnan Grande, Cagnan Piccolo o Buranelli e il Siletto. Attraversa tutta la città fino a immergersi nel Sile ed è proprio questo punto che viene citato da Dante nella Divina Commedia, laddove Sile e Cagnan s'accompagna. Non so quanti fiumi possano dire di essere stati citati da Dante. Il nome dell'altro ramo del Botteniga ricorda ancora il commercio con Venezia. Questo è il famoso Stretto dei Buranelli, dove lavoravano i mercanti delle isole di Burano. Questa è forse l'ultima ripresa del Salice prima di essere distrutto dalla tempesta. Uno dei posti più romantici di Treviso, ideale per due piccioncini. Siamo all'uscita del Sile dal centro storico. Questo è uno degli edifici
edifici più scenici e pittoreschi di Treviso, il Castello Romano. A dispetto del nome, non è né un castello né romano, è una villa privata fatta a inizio Novecento da un impresario edile di nome Fortunato Romano. Non era riuscito a comprarsi una villa famosa a Treviso e quindi ha ripiegato costruendosi questo. Per me ha vinto. Prima del castello, data la posizione strategica alle porte della città, c'era la casa di un contrabbandiere. Che vecchia volpe. Siamo appena usciti dal centro storico e ci dirigiamo verso quello che era il porto di Treviso. Centrale elettrica riconvertita a fabbrica di folaghe. Mi trovo appena fuori dalle mura di Treviso e là c'è la galleria che porta in Alzaia, o in dialetto in Restera. Che cos'è la Restera? Mo ve lo faccio vedere, venite. Intanto già all'entrata vi si presenta un'anticipazione di quello che troverete. Sostituite i topi con le folaghe. All'interno della galleria vengono esposte foto, fumetti, quadri di design. Questa è la vera arte underground, perché sopra passa letteralmente il treno. Gatto d'inizio Alzaia. Ed eccoci entrati in questa strada che costeggia il fiume, tutta affrescata dai murales del Restera Art District, un'iniziativa di arte urbana creata dai ragazzi del Festival Antropica. Prima di proseguire volevo spiegarvi che cos'è questa famosa Restera. Ecco, non è altri che la strada che fiancheggia il fiume. E allora perché si chiama Restera e non strada che fiancheggia il fiume? Perché questa strada aveva un ruolo particolare, serviva agli animali per trascinare le barche controcorrente. E per trascinare queste barche usavano delle corde che si chiamavano reste o alzaie. Da qui il nome della strada, Alzaia o Restera. E in questa curva brutta ad esempio usavano questi paracarri in cui facevano passare una corda in acciaio. Si vedono ancora i segni sul cemento. Se fate caso, poi la strada è piena di questi piloni di ferro chiamati bitte per legare le barche, cigni con figli e nipoti. Qua è stato lanciato l'ultimo shuttle di Elon Musk. Eccoci, questo era il porto di Treviso, il porto di Fiera, costruito attorno al XIII secolo. Qui arrivavano le barche e nello spiazzo qua dietro si svolgeva la grandissima fiera del bestiame. Anche oggi si svolgono un sacco di fiere, tipo quella di San Luca. Resti del Molino Mandelli, risale addirittura al 1500. Germani reali. Sempre le solite folaghe. Per capire se un fiume è stato modificato artificialmente si può vedere il suo andamento. Quando il sile è meandriforme, ossia tutto arzigogolato, significa che è naturale. Quando vedete tratti stranamente rettilinei, tipo questo, significa che l'uomo lo ha deviato per i propri fini, tipo per far passare meglio le barche o per una centrale elettrica. Siccome questo tratto originale non veniva usato, è stato chiamato sile morto. Questa è la seconda centrale elettrica chiusa. A quanto pare il sile non è sempre così elettrizzante. Sono a Silea, una città con un nome familiare, e ho beccato proprio la Festa della Sardea, la festa della sardina, che ora si chiama Restera in Fest, murales di Folaga. Faccio un salto veloce appena aperto, non prendo la sardina perché sono di fretta, ma devo assolutamente provare un drink autoctono quanto la tartaruga palustre del Sile, un cocktail con il Rabbit, un bitter di Roby Marton fatto con il radicchio di Treviso. Avete capito bene, radicchio, bit bitter, e c'è un coniglio con le orecchie da radicchio. Il bitter perfetto, adatto anche ai vegani, c'è pure la versione summer ed extra bitter, proviamoli tutti responsabilmente. No, vale, sono molto leggeri. Ora sono nel giusto stato d'animo per dirigermi al cimitero dei Burci. Appena presa la passerella in legno sulla destra, di ritorno dal regno dei morti, il Sile morto. Sullo sfondo, il cadavere dell'ex mangimificio Pagnan, abbandonato. Ci trovarono una persona morta in circostanze misteriose. Le barche che navigavano qui si chiamavano burci, erano basse, larghe e adatte a portare merci sui fiumi. Portavano farina, minerali, semi e legno. Con l'arrivo dell'autostrada di cemento, i barcaioli persero il loro lavoro e negli anni 70 lasciarono i loro burci in quest'ansa. Passarono gli anni e i burci rimasero lì, consumandosi e inserendosi nell'ecosistema. Questo posto prese il nome di Cimitero dei Burci. Si dice che ancora oggi, nelle notti di luna piena, qui attorno si sentano i rumori di antiche bestemmie. Tartarughine. Ecco, queste sono le cugine americane, hanno rubato il lavoro alle nostrane. Le nostre sono quelle che abbiamo visto all'Oasi, gialline.
Per concludere il cimitero delle barche e delle fabbriche, questo è l'ex oleificio Chiari e Forti. Cosa? Ex oleificio Chiari e Forti! L'ho detto chiaro e forte. Costruito dal padre di Giovanni Stucchi, quello che costruirà il celebre Molino Stucchi a Venezia. Infatti si assomigliano. Proseguiamo e ci appare in lontananza il paesetto di Casier. Si chiama Casier perché probabilmente una volta era noto per il formaggio, per i prodotti caseari. Pausa la trattoria e il Sile per mangiare 2 formaggi? No dai, devo proseguire. Siccome la piazza di Casier si affaccia sul Sile, viene chiamata Piarda. Piarda col formaggio. Appena dopo Casier cominciano a vedersi le prime villette venete. Villa Barbaro o Barbaro, dipende se bevevano il cappuccino con la pizza. Sono circondato dal Sile. Gatto di metà Sile. Pedala arrivo a Lughignano dove mi accoglie Carlo. Ciao Carlo. Qui c'è la sede di Venice Trail e posso prendere dei kayak per proseguire direttamente sopra il Sile. Volendo si può anche tornare a vedere il cimitero dei Burci da vicino, ma attenti ai cigni, è zona loro. Inutile dire che col tramonto i colori sono proprio da bella giornata d'estate. Siccome si dovrebbe finire col tramonto e non partire al tramonto, a meno che non ci si voglia trovare di notte in mezzo al Sile aspettando di essere mangiati dai cigni, saluto i gatti di Venice Trail e vado a cercarmi un posto dove dormire. Approfitto del passabarca per attraversare il fiume. Diversamente dalle gondole veneziane, qui non si lamentano se salgo con la bici. Grazie Capitan Redento. Voglio dormire qui vicino per stare insieme al Sile fino alla fine. Quindi voglio trovare un bel posticino qui nascosto, una perla del Sile. Ah, eccola qui, trovata. Ci sono i conigli, molto bene. C'è la vecchia Anita, il mitico radicchio di Treviso non in versione bitter e Maria che pensava di nascondersi. Bene, posto trovato, vado a mangiare una cosa veloce che me la sono meritata. Qui a Lughignano, lungo il fiume, c'è un antico casale. Fu la dimora di Luigi Goppion, il nonno dei fondatori del famoso marchio di caffè Goppion, che almeno qua si trova ovunque. C'è ancora la sua macchina perfettamente conservata. Ora è sede dell'Osteria Vivace, dove si beve e si mangia roba di queste parti. Hanno dedicato una IPA aromatizzata al pompelmo alla ciclabile del Sile, col cappello dei puffi. Bellissimo posto per fare l'aperitivo lungo il Sile. Vi ho già detto che siamo vicini al Sile, È proprio lì il Sile. Ragazzi, fate vedere dov'è il Sile? Esatto, bravi. Ora vi mostro un po' di cibo di qui. Questi sono i bovoli, chioccioline condite con prezzemolo e aglio. Sono come le ciliegie, una tira l'altra. Mozzarella in carrozza col pangrattato, polpettine di carne e verdure, cicchetti col baccalà e pomodorini confit. Perfetti da abbinare con un glera marchiato da quel fagiano dell'Osteria Vivace. Uela sagra! Antipastino di pesce con sarde in saor, salmone affumicato, polpo e gamberi, spaghetti con vongole e bottarga, fritto misto, micificco, crème brûlée, ma brûlée veramente. Aromatizzata al cardamomo squisita. Cheesecake e tiramisù. Buonanotte a tutti e ho anche il cuoricino. Sono stanco, ciao. Buongiorno ai conigli qui. Al risveglio mi aspetta una ciotola di frutta fresca, yogurt con le more, torte fatte in casa e marmellatine buonissime, top la pera e vaniglia. Ma basta mangiare per ora e qui fuori, invece di continuare con la mia bella bici per via terra, mi prenderò un bel kayak per proseguire sul Sile, esattamente come facevano i nostri antenati. Posso avere un kayak per favore? Prima di imbarcarmi però approfitto che è mattina per prendere un sentiero segreto poco più avanti alla sede di Venice Trail che arriva su un laghetto di fiori di loto. Non sono certo autoctoni e non so bene chi li abbia messi lì, sbocciano solo per pochi giorni l'anno. Sono piante idrofobiche, guardate l'effetto loto, l'acqua sembra mercurio. Sono anche piante molto infestanti perché rubano ossigeno e risorse a tutti, però guardate come sono belle, chi è la pianta più infestante? Tu lo sei. Comunque sono in un laghetto staccato, quindi rimangono confinate. Visti anche gli esclusivi fiori di loto, questo documentario ha proprio tutto, torno in sede e mi preparo all'uscita. C'è anche Chloe. Jack mi ricorda che bisogna remare per andare avanti. È certo perché tanto lui cammina sull'acqua. Mi metto il giubbino di salvataggio non perché non sappia nuotare, ma per difendermi dai cigni. Quelli sparano. Il momento più difficile è la salita e la discesa. Bisogna avere una tecnica precisa per non rabaltarsi. Una volta su sei libero come una damigella blu elettrico. Hasta la vista, baby! Si ritorna sul fiume.
Il bello di andare verso la foce è che ti fai trascinare dalla corrente, seduto e tranquillo, a meno che tu non sia loro, ma valli a capire. In questa parte del fiume si possono osservare le villette veneziane che si affacciano sull'acqua. Infatti, esattamente come a Venezia, la facciata principale è quella che dà sull'acqua, perché il fiume era la principale strada dell'epoca. Queste villette vennero costruite attorno al XVI secolo non a caso. Era stata scoperta l'America da poco e i commerci si erano spostati. Quindi i veneziani pian piano decisero di muoversi in campagna per fare affari e per stare più vicini ai loro investimenti, oltre che per fare delle vacanze campagnole. Ghigliottina. Le folaghe sono più ciccione qui. Cormorani che si asciugano le ali. In lontananza si presenta Casale sul Sile, con la sua torre campanaria molto grande. Anatroccoli. Il campanile non è la torre più importante però, qui c'è una torre superstite del 1300, la torre dei Carraresi. Guardate che bella dietro agli alberi, così misteriosa, vabbè è così. Da Casale si continua al corso del fiume e si arriva a Quarto d'Altino, chiamata così perché si trova a 4 miglia da Altino, l'antichissima città romana, probabilmente madre di Venezia. C'è un'importante area archeologica che ne parla, ma questa è un'altra storia. Per ora accontentatevi di queste strisce pedonali dell'antica Roma. Il campanile di Quarto è a chiocciola, o come abbiamo imparato, a bovolo, ed è altissimo, 56 metri. Dopo un ultimo tratto raggiungiamo la tappa finale del nostro viaggio, Porte Grandi, che come dice il nome stesso è la porta del Sile sul mare. Ce l'abbiamo fatta, siamo giunti alla fine. È il punto d'accesso dei commerci acquatici con la marca trevigiana. C'è ancora un'epigrafe del 1723 con i pedaggi in lire veneziane per le barche in transito. E becchiamo, neanche a farlo apposta, proprio l'ultimo dei barcari di Burci, la testimonianza vivente del commercio sul Sile, Glauco, che qui si avvicina come il re dei pirati, di ritorno da una delle sue escursioni in cui porta centinaia di persone a mostrare questi posti e a raccontare la sua storia. È grazie a Glauco che possiamo conoscere di prima mano tanti aneddoti di un tipo di vita andata avanti per secoli e ormai quasi dimenticata. La foce originale esce nella laguna, da dove i veneziani inizialmente entravano per commerciare, solo che a un certo punto ci si rese conto che il fiume stava interrando sempre di più questa zona e si decise nel 1600 di deviarlo creando il cosiddetto taglio del Sile e spostandolo sull'antico letto del Piave. Il nuovo corso quindi prosegue per sfociare a Jesolo. Ma noi rimaniamo a Porte Grandi perché qui, a ridosso della foce originale del fiume, finisce anche il parco regionale e con lui anche il nostro viaggio. Avete visto il Sile dalle sorgenti fino alla foce in laguna, praticamente qua dietro c'è Venezia. Spero che vi sia piaciuto, è stato un lungo viaggio, ho anche rotto il microfono. Ora per sbaglio ho lasciato qua fuori la barca e ho bisogno delle lire veneziane per pagarmi il pedaggio, se no non riesco a tornare a Treviso. Glauco, mi presteresti delle lire veneziane per tornare indietro? No, perché sennò ti va a ombre. Non devo andare a ombre, al massimo ne bevo una in tuo onore. No, dopo ti ubriachi non riesci più ad arrivare a Treviso. Ma dai, 2 lire e basta, in onore dei bei vecchi tempi. No, non posso darti l'arzan. Eccola, adesso fa buio e arrivano i cigni.